Benvenuto al Dertona, Mario Fioretti, head coach Mario Fioretti. Grazie Finalmente mille. possiamo dirlo, cosa provi a sentirlo dire? È una bella emozione perché ho fatto una vita in un altro ruolo e è ormai tempo che ho maturato proprio la convinzione che volevo fare questa esperienza e farla qua è veramente un sogno che si avvera. Come hai detto giustamente, una vita, 22 anni con la stessa squadra, con l'Olimpia Milano, tantissimi trofei, tantissimi campioni, tantissime esperienze. Cosa si aspetta Mario Fioretti da questa nuova vita da capoallenatore? Allora, sarei falso se dicessi la stessa durata, visto l'età, e quindi però sicuramente che sia una cosa bella e duratura, e quindi che io possa riprovare le stesse emozioni che ho provato, lo stesso attaccamento che ho provato e quindi con una responsabilità ancora maggiore, quindi spero ancora un maggior coinvolgimento e qualcosa che duri nel tempo e che sia bella e coinvolgente. E in questi tanti anni ti è capitato in alcune serate di guidare la squadra da capoallenatore a causa dell'indisponibilità dell'head coach di turno. Che cosa provavi in serate del genere? Allora, c'è prima l'emozione ovviamente, perché prima che arrivi la palla 2 le ore prima sono sempre quelle più difficili. Poi quando inizia la partita c'è la concentrazione nella partita e quindi c'è la voglia di fare la scelta giusta e quindi è come se scomparisse il resto, restasse solo la concentrazione sul fare la cosa giusta per la squadra. Quindi è una delle cose belle dell'allenare quello, onestamente, l'essere completamente assorto in quello che fai è forse una delle cose più belle che esiste nella nostra professione, sia in allenamento che in partita. E al termine di quelle serate, tornando a casa, ti è mai sfiorato il pensiero chissà come deve essere farlo ogni weekend? Certo, quello mi ha sfiorato anche tornando da assistente, onestamente, e quindi diciamo che negli anni c'è stata la parte positiva di trovarsi bene dove stavo e dall'altra parte però la continua voglia di fare qualcosa in più, onestamente, e quindi ho iniziato pensando di fare il capo allenatore, poi mi sono trovato a stare così bene in una società di quel livello, ma l'idea è, non voglio dire il chiodo fisso, però l'idea di avere la mia indipendenza in quello che facevo l'ho sempre avuto, onestamente. E adesso questo cambiamento è arrivato, ti chiedo come mai proprio ora? Cosa è scattato? È scattato che c'è Tortona, ci sono il dottor Gavio, Marco Picchi, Gianmaria Vacirca e questo da mettere sul piatto mi ha fatto pensare che fosse la cosa giusta da fare. Ti ha convinto qualcos'altro del progetto tecnico di Tortona? Beh, le cose che ho detto prima, quindi le persone vengono prima di qualsiasi altra cosa ed è sempre stato così anche da noi e poi pensare alla struttura. Mi ricordo quando sono venuto qua per vedere un allenamento perché avevamo qua un nostro giocatore con cui c'era una collaborazione che era Kamagate e nell'entrare qua ho proprio pensato cavolo che bello sarebbe venire qua ad allenare, ho proprio pensato perché per un allenatore avere un campo d'allenamento, perché lo dice la parola stessa, il nostro lavoro è allenare e quindi avere una struttura di quel tipo per uno che ama questa professione, nel vederla ti viene proprio in mente che bello sarebbe allenare qua. E naturalmente hai assistito da avversario in alcune occasioni anche in presa diretta, letteralmente sfidando il Tortona alla scalata del Dertona verso la Serie A in un primo momento e poi con i risultati successivi, il giocare in Europa per esempio. Come hai valutato dall'esterno la crescita di questo club? Beh, un club solido che si è affidato ad allenatori bravi, perché sia Marco che Walter sono allenatori di assoluto livello e che nel lavorare in maniera oculata e non sfarzosa è riuscito a fare davvero bene. Poi dopo nello sport è normale ci siano dei momenti di alti e bassi come ce l'ha qualsiasi squadra a qualsiasi livello, però la sensazione è proprio la solidità, quindi di una società che ha sempre pensato a mettere le persone giuste al posto giusto. E ovviamente capire che c'è stata una passione crescente, quindi vedere che c'è stato un seguito anche di pubblico
che spero possa aumentare ovviamente con la costruzione di un'arena come questa che è unica nel suo genere, e quindi pensare che ci possa essere dietro una comunità, dietro a una società di questo tipo, e quindi il fatto di riuscire a convincere ulteriormente la gente del territorio che è una bella cosa venire a vedere il Derthona e che è una bella cosa venire a vedere una partita di pallacanestro. Per la prima volta in carriera, diciamo, scavalchi la barricata, e quindi ti chiedo, guardando al di là della staccionata in panchina, che tipo di approccio desideri dai tuoi assistenti allenatori? Devono essere partecipi e devono sentirsi in prima linea come mi sono sempre sentito io, perché devi avere dei momenti in cui devi pensare, spesso devi pensare come se fossi il capo allenatore, senza eccedere nel rispetto dei ruoli, ma devi approcciarti in quel modo perché sai che il tuo lavoro poi dopo incide sul lavoro del capo allenatore, e quindi devo dire la verità perché spesso magari uno può pensare in maniera diversa, però davvero ho sempre cercato di pensare in allenamento, in partita, come se fossi io là in prima linea, ovviamente poi cercando di stare nell'ombra quando devo stare nell'ombra. Ovviamente, per concludere, hai citato in precedenza quanto bello sarebbe stato allenare in questo posto, in questo palazzetto. Come ti immagini la tua prima da capo allenatore qui alla Cittadella dello Sport? Con grande emozione, e spero di riuscire a fare esattamente quello che vi ho detto prima, cioè avere un po' di mal di stomaco fino a tra l'ora e l'ora e mezza prima, e poi quando parte la partita cercare di trasformarlo, ripeto, in concentrazione e passione per fare la cosa giusta. Grazie coach, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi.